Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Satisfactory. Ci ritroviamo qui nella vecchia base, quella che fino a poco tempo fa ci ha fatto le lamiere intelligenti da mandare all'ascensore, ci ha fatto tutte le risorse che ci servivano per andare avanti nel gioco. Base che deve essere dismessa, base che sarà in dismissione perché da oggi inizia la filiera dell'acciaio ragazzi. Sono riuscito a trovare tutte le ricette, l'ultima puntata abbiamo fatto un girello in- per la mappa a cercare hard disk, per cercare tutte le ricette alternative per fare l'acciaio. Ne abbiamo trovate un pochino insieme. Ho finito di trovare quelle che ci mancavano nella puntata per non farla lunga 2 ore. E mi sono anche studiato per benino la zona, perché questa qui, ragazzi, dammi la visuale normale, diventerà la zona dell'acciaio. Qui ci andremo a costruire veramente di tutto. Sì, ci ho messo un attimino a registrarla e a portarvela perché me la sono voluta studiare bene. Sarà un complesso veramente importante che ci andrà alla fine a fare le ultime 2 risorse da mandare all'ascensore spaziale, ossia le strutture polivalenti e anche i cablaggi automatici. Qui abbiamo di tutto, ma non faremo soltanto questi, ma ci andremo a fare anche le travi d'acciaio, i tubi di acciaio e le travi di cimento armato, che sono le risorse che ci servono per finire queste 2 fasi tecnologiche, oltre ovviamente alle strutture e ai cablaggi. Allora, vi faccio vedere prima la zona, poi riscattiamo tutte le ricette che ci servono perché voglio farvi, facciamo una brevissima panoramica, poi la costruzione cercherò ragazzi di farvela, ormai tutti i collegamenti li avete già visti 2 o 3 volte, non voglio starvi a annoiare a farvi vedere per forza tutti i collegamenti, cercherò di essere un pochino più celere per quanto riguarda la costruzione dell'impianto, ma vi faccio vedere un attimino come l'ho ragionata. Allora, per confondervi subito bene le idee, parto da quello che noi andremo a fare oggi. Allora, qua giù in fondo, se vi ricordate, qui sarà tutto da pulire, avevamo un giacimento di ferro, questo giacimento di ferro qua che è impuro e che non andremo ad utilizzare oggi, e abbiamo questo giacimento di carbone qui che, se levo la modalità foto, magari me lo dice anche, è puro. Come vedete lì ho messo una torre d'osservazione, come ho messo una torre d'osservazione qui, perché? Perché con quel carbone, quel ferro che anche se è impuro, con una ricetta alternativa andremo ad utilizzare questo rame qui per diluire un pochino il ferro e ottenere più lingotti di ferro. Questo calcare qui che sta al confine col bioma, che è un giacimento di calcare normale, ci andremo a fare le travi di cemento armato. Non lo faremo oggi, e te pareva di sto rumore, non lo faremo oggi, ma queste risorse qua ci andremo a fare le travi di cemento armato. L'unica risorsa che non ho compreso in questa descrizione è, se vi ricordate, laggiù in fondo abbiamo un giacimento di quarzo. Con quel giacimento di quarzo, con lo stesso giochino che abbiamo fatto alla base principale, ossia silice economica e calcestruzzo fine, ci andremo a fare le travi di cemento armato e saranno anche un bel numeretto. Con questo giacimento di carbone qua invece, che è puro, più questi 2 giacimenti di ferro che abbiamo utilizzato per la base iniziale, questo qua più questo qua nascosto, questo qua dietro, sempre diluendo il ferro con quel giacimento di rame su, perché già mi sono creato i 2 complessini su Satisfactory Calculator, di cui trovate il link in descrizione a ogni mio video. Quel rame lassù ci permetterà di diluire sia il ferro per le travi di cemento armato, sia il ferro per andare a fare i telai modulari. I telai modulari ci serviranno insieme al carbone lì a fare le strutture polivalenti, perché le strutture polivalenti si fanno dai telai modulari e dalle travi di acciaio. Ecco, con queste risorse riusciremo a fare travi d'acciaio dedicati e telai modulari dedicati per andare ad inviare le strutture, per andare a fare le strutture polivalenti da inviare al nostro ascensore spaziale. Mentre con i tubi che verranno fuori dalla fabbrica che andremo a fare oggi, oltre a metterceli da parte, un po' li utilizzeremo insieme a questo giacimento di rame qua per andare a fare i cablaggi automatici. Quindi come vedete qui abbiamo tutte le risorse per fare entrambi i componenti che ci mancano per l'ascensore spaziale. L'altro, se vi ricordate, lo facciamo alla base che abbiamo appena terminato. E veniamo al complesso di oggi. Il complesso di oggi lo faremo in questa vallata qua. Speriamo che sto arco non ci rompe troppo le palle, ma in teoria no. L'ho visto solo adesso, mannaggia a me, ma non ci dovrebbe rompe troppo le scatole.
E il complesso di oggi lo andremo a fare utilizzando questo complesso di carbone qua, che è normale, e quindi quando avremo la tecnologia delle miniere livello 2 e i nastri livello 3, questo qua ci farà 240 carbone. Vale lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per la base giù in fondo, eh. Questo qua è normale, quindi altri 240 carbone. Il ferro sarà preso da questo giacimento qua, che è normale, quindi avremo 240 ferro, quindi finora abbiamo 480 carbone e 240 ferro. Il ferro lo andremo a diluire con un'altra ricetta alternativa con questo calcare qua, che è il calcare che abbiamo utilizzato finora per fare il calcestruzzo con cui ci abbiamo costruito finora tutte le basi. Questo è un giacimento puro di calcare che a tendere riusciremo ad estrarci fino a 270 calcare al minuto. Inizialmente zoppicherà un pochino la base, ma ne fa niente, questo non è un problema. E come sarà il complesso di oggi? Eccolo qua, il complesso che andremo a fare oggi è questo qui in sovraimpressione. È molto semplice rispetto alla base che avete visto l'altra fino alla puntata scorsa, questo qui è veramente semplice. Abbiamo i 240 minerali di ferro, i 480 carbone e i 270 calcari. Allora, unendo in 6,6 fucine, che poi saranno 7 adattate in base ai numeri, il minerale di ferro al calcare, otteniamo 330 lingotti di ferro che verranno lavorati in 8 e un po' fucine insieme a 330 carbone, dei 480 a disposizione. Purtroppo il limite è dato dal calcare che con questa struttura ne utilizziamo 264. Se potevo andare a crescere con il ferro e col carbone, ma ahimè, collo di bottiglia è dato dal calcare e non ne ho altro a disposizione in zona. Comunque, con 8,25 fucine facciamo un numero di lingotti di acciaio sufficiente per ottenere alla fine di tutto 90 travi d'acciaio e 90 tubi d'acciaio al minuto. Ma bando alle ciance perché abbiamo veramente un botto da costruire. Allora, di qui lo spazio me serve e quindi qui dobbiamo smantellare praticamente tutto. Posso lasciare la miniera in modo che so che di lì di qui non devo venire a arrivare, cioè non devo arrivare a costruire, perché poi questa miniera ci serve. Allora, intanto ho ripulito. Ma andiamoci a prendere tutte le ricette, almeno quelle che ci servono oggi. Ma guardiamo un attimino lo schema e vediamo le ricette che ci servono, ragazzi. Le ricette alternative sono fondamentali in questa. Sono fondamentali anche, cioè sono importanti anche nella modalità di gioco tradizionale, standard, quelle con cui è uscito la 1.0, insomma, per farsi capire. Però se voi giocate con le risorse sparse alla CDC e con il per 2 sull'energia, ragazzi, le ricette alternative sono fondamentali. Senza ricette alternative questo complesso non avrebbe avuto assolutamente questi numeri, né avrei potuto fare tutta sta roba in questa zona qua. Riprendiamo un attimino il diagramma e vediamo che le ricette alternative che ho utilizzato sono il lingotto di ferro basilare, quindi quello che ci fa fare i lingotti di ferro, diluendo, diciamo, i minerali di ferro con un po' di calcare, e l'altra ricetta alternativa è il lingotto di acciaio massiccio. In pratica la ricetta base del non tu, ma tu, del lingotto d'acciaio è questa qua. 3 lingotti di acciaio sono composti da 3 minerali di ferro e 3 carbone. Noi, andando a prendere la ricetta alternativa del lingotto di acciaio massiccio, praticamente riduciamo il consumo di ferro e carbone del 30%, perché otteniamo 3 lingotti di acciaio da 2 carboni e 2 lingotti di ferro. I lingotti di ferro poi abbiamo la possibilità con le altre due ricette di ottenerne di più, perché qui il rapporto è 1 a 1 tra minerali di ferro e lingotto di ferro, mentre nelle altre due ricette, su quella che andremo a utilizzare in questo complesso, aggiungendo un pochino di calcare, il rapporto è 1 a 2. Qui sopra, con quello del minerale di rame, è leggermente sfavorevole rispetto al ferro, però utilizza molto meno minerali di rame. Di qui invece questa qua è ingorda, quella del lingotto di ferro basilare è ingorda di calcare, infatti il collo di bottiglia è dato proprio dal calcare.
questa di qui la andiamo a utilizzare, la andremo ad utilizzare nelle prossime strutture, quindi me le prendo tutte e due, sin da adesso. Ci sarebbe stata un'altra ricetta che tra l'altro dovrei aver trovato, che non l'andiamo ad utilizzare in questa parte, che ho trovato anche questa qua, quella è l'alternativa del tubo d'acciaio modellato, ma non l'andiamo a sfruttare in questo complesso, magari l'andremo a sfruttare più avanti, quindi per adesso me la lascio appesa. L'altra che ho trovato, ma che sfrutteremo nelle travi di cemento armato, ma non andiamo a sfruttare oggi perché ahimè il calcare ce l'ho contato, quindi non posso raddoppiarlo, non posso triplicarlo, mi piacerebbe molto, ma non lo posso triplicare, ma questa comunque la andremo ad utilizzare nelle travi di cemento armato, è la trave modellata. In questo complesso per travi e tubi utilizziamo le ricette standard. Quello che andiamo a utilizzare oggi è questa, vabbè, ma la prendo uguale, tanto quest'altra con il carbone compattato non mi serve. Questa ma riscatto. Riscattiamo questa del lingotto di ferro basilare che ci serve in questo complesso. E l'ultimo che ho trovato, ha fatto pena un pochino. No, vabbè, l'ultima è questo di qui, in realtà, che poi alla fine non utilizziamo. Comunque, anche questa qua è veramente buona la ricetta, ma questa volta mi serve questa qua. Lingotto di acciaio massiccio. Ok. Altri che poi andremo a utilizzare, come vi ho detto, saranno questa della trave modellata e più avanti probabilmente andremo ad utilizzare questa, ma guarda, quella della trave modellata quasi quasi. Bah, me la riscatto subito, almeno. Cosa fatta, capo A. Vai, iniziamo la costruzione della fabbrica dell'acciaio. Allora, questa dovrebbe essere la struttura, lo scheletro della struttura del nostro complessino. Pensavo di fare a questo piano qua, spero di farci entrare tutto onestamente. Mi lascio una fondazione come sull'altra base per l'estetica, stessa cosa di qua, ma prendiamo le fucine e vediamo un po' quanto spazio vogliono dell'altro verso. La fucina maledetta perché tra l'altro è anche decentrata, vedete l'uscita ce l'ha spostata da una parte. Allora, di qua so sulle prese dell'aria, ok, così. Ok, però mi lascia uno spazietto in più. Allora, qui per i lingotti di ferro basilare me ne servono 7. 6,6 fucine, facciamo 7. Dell'altra poi ne servirebbero 9. Quindi, tra virgolette, ci potrebbe essere anche una simmetria. Se però 9 me ne servono davanti, devo saltare ancora di una. Ok, tutta la struttura sono 13. Sono 13 fondazioni. No, va bene 13. Perché l'altro sono 9, 2 per più 2 per parte 4, 3, 9, 4, 13, quindi 13. Il centro, la settima. Quindi questa. Ok, mettiamo al centro quella giusta, tra virgolette, giusta nel senso quella che si riesce a sistemare meglio. Ok, così. E adesso quell'altra le metto attaccate. 3 alla sua destra e 3 alla sua sinistra. E sicuramente già vedo che mi manca della roba. Per fortuna ho tutti i container pieni. C'ho tutti i container pieni qua da smaltire. Torna a fagiolo. Che davanti ancora un pochino possiamo anche allungare, Lo spazio rispetto ai giacimenti. Poi magari le travi di calcestruzzo le mettiamo a un piano superiore. Quella giusta è questa, altre due di qua. Così. E così. Perfetto. E queste saranno le fucine che ci vanno a fare i lingotti di ferro basilare. Già possiamo mettere la ricetta. Me ne servono 330. Quindi, di grazia, uno quanto me ne fa? Allora, una ricetta sono 50.
A me ne servono 330 diviso 50, 6,6. E questo lo sapevamo, grazie al cazzo. Diviso 7, che numero brutto. E se faccio che 5 le mando, anzi 50, 6 le mando alla velocità massima, una me deve fare 30. Essendo che devo utilizzare due linee, perché non ce l'avrò neanche quando ho i nastri a livello 3, il modo di trasportare 330, io farei che questa qui al centro mi sarà splittata a metà, sì, e mi farà i 30. Tutte quelle altre me vanno al 100%. Queste 3 al 100% e quest'altra 3 al 100%. In questo modo ho 165 per parte, 150 delle 3 che mi vanno al massimo, più la metà dei 30 di quelli lì, e saranno 165. Mi basterà una belt livello 3, quando sarà al 100%. Anche questa fabbrica, sarò noioso, lo ripeto, ma almeno se capisci, anche questa fabbrica andrà al 50% all'inizio. Ok, e queste sono invece le 9 fucine che ci servono per fare i lingotti d'acciaio massiccio. Qui non sarebbe mica malvagio splittarle, cioè usarle, settarle in modo tale che un tot mi facciano i lingotti per i costruttori dei tubi d'acciaio e un tot i lingotti di acciaio per le travi. Tanto vediamo la ricetta. Parto da di qua perché di qua ci vorrei poi mettere i tubi che poi più avanti mi serviranno per fare le strutture i cablaggi automatici, scusate. Lingotto d'acciaio massiccio. A ogni fucina mi fa 60 lingotti di acciaio al minuto con la ricetta alternativa dei lingotti di acciaio massiccio. Allora, i costruttori per i tubi di acciaio mi chiedono 135 lingotti di acciaio, mentre i costruttori per le travi di acciaio me ne chiedono 360. Quindi 6 fucine che andranno al 100% le utilizzerò per alimentare i costruttori delle travi d'acciaio. Le 3 più verso di me le andiamo ad utilizzare 2 al massimo e una che mi fa 15. Oppure 135 diviso 3 è proprio brutto, in modo che... No, è 45 l'una. Almeno viaggiano anche in maniera più equa. Che è meglio, detto alla quattro occhi. Perfetto. Queste qui mi viaggiano a 45, mentre questa qua, semplicemente. Queste ultime 6, semplicemente al 100%. Che tra l'altro, allora, adesso che ci ragiono, è anche facilissimo il collegamento della logistica perché ogni fucina mi alimenta un costruttore di travi. Quanti ne ho messi? 2, 4, 5, 6. Qui il collegamento sarà veramente facile e qui sarà semplicemente da riunire e metterli. Allora, qui me ne servono 5 in realtà. In continua. Sì, 6. 1, 2, 3. Mamma mia, quanto sono precisi! Precisi! 11 costruttori in linea. Che culo. Questo si chiama culo, eh. Ah, questi 5 mi devono fare 90 tubi d'acciaio, quindi 90 diviso 5. Tutti mi andranno a 18. Fanno 20, quindi me li metto tutti a 18 al minuto. Mentre quest'altri 6 devono andare al 100%. Molto semplicemente. E questa è la logistica della prima linea di fucine, quella che ci va a fare i lingotti di ferro
utilizzando i minerali di ferro, allungandolo un pochino con il calcare per ottenere molti più lingotti di ferro. Questa qua è quella che, ecco, vedete, ora colorato si vede un pochino meno, questo è il divisore, la fucina centrale mi splitta sia a destra che a sinistra i lingotti di ferro, perché in totale avremo 330 lingotti di ferro, di cui non avrò la possibilità di poterli trasportare tutti insieme, neanche quando avrò le belte di livello 3, perché le belte di livello 3 arrivano al massimo di 270 unità, e quindi come abbiamo visto prima mentre abbiamo configurato le fucine, quella centrale ci viene divisa. Si unisce alle 3 di sinistra, una metà si unisce alle 3 di destra per ottenere un 165 trasportabile a regime, trasportabile dalle belte di livello 3. Sistemo la logistica della seconda fila di fornaci, quella che ci fa i lingotti dell'acciaio, e poi facciamo gli ultimi collegamenti insieme, ragazzi. Oh, ecco qua la logistica della seconda linea di fucine. Questi sono gli ingressi, sotto, sì, abbiamo il carbone. Mi sono andato a prendere la rifinitura in carbonio, così almeno carbone, carbonio, acciaio. Sempre lì siamo, e così si differenzia un pochino meglio. E sopra passano lingotti di ferro. Per i lingotti di ferro, e questa è l'uscita delle prime 3 fucine, perché le altre fucine avremo la possibilità di collegarle direttamente ai costruttori per le travi di acciaio. Non per i lingotti di ferro, scusate. Per gli ingressi, allora. E qui ho colorato. Accendiamo la luce. Questi qui sono gli ingressi della fucina centrale. Se vi ricordate, dei lingotti di ferro abbiamo 2 ingressi. Abbiamo 2 nastri, 2 uscite. Una ci alimenta le prime 4 fucine e viene qua. L'altra ci alimenta le ultime 4 fucine, le altre 4 fucine e viene qua. Qui invece che il separatore ho messo l'unificatore, quindi riunisce la parte di destra, la parte di sinistra dei lingotti, mi alimenta la fucina di centro. Per il carbone è diverso, perché il carbone ne avremo 330 e neanche quando avrò le belt a livello 3 riuscirò a trasportarlo in un'unica belt, quindi mi entreranno 2 nastri per il carbone. Il primo mi entra qui dentro, l'altro proseguirà qui parallelo, ancora non l'ho messo. Mi alimenta anche questo le prime 4 fucine. Sì, e poi arriva qua, alla quarta fucina, e questo lo dico per esperienza perché già mi è capitato, se io metto un separatore intelligente con questa impostazione, qualsiasi ad alimentarmi la fucina, l'eccesso in avanti, quindi quando tutto qui è pieno fondamentalmente, allora l'eccesso della prima linea di carbone mi andrà avanti, mi si unirà con un unificatore all'altra belt del carbone che entrerà qui dentro, in questo buco qua. Perché metto un separatore intelligente? Perché se mettessi un separatore normale, quest'ultima fucina dividerebbe, cioè questo separatore dividerebbe il carbone che arriva come residuo delle prime 3 fucine, già è poco, e me lo splitterebbe comunque al 50% senza badare minimamente che di fronte, cioè senza badare minimamente al consumo della propria fucina. E questa fucina non si riempirebbe mai, anzi si accenderebbe e si spegnerebbe di continuo. Esperienza personale, già provato in passato, ma ha fregato. La soluzione è mettere un separatore intelligente. Quando si è tappata la fucina, allora l'eccesso me lo manda avanti, si unisce a questo unificatore e riprende ad alimentare le altre fucine. Allora, qui ho riunito i lingotti che ci andranno a fare di acciaio, che ci andranno a fare i tubi, e lì farò una logistica normale che ci unirà i primi 5 costruttori che fanno i tubi, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora devo fare in modo che, perché non mi ridicono le uscite, quindi ogni fucina mi andrà a un costruttore. L'unica cosa è chiappa adesso il pezzo, cioè riuscì a dargli un verso umano. Allora, questo farei così. Questo qui, secondo me, non mi si unirà mai la belt in maniera sensata. Manco con predefinito, pensa con gli altri due. Quindi, così. Secondo me gliela fa manco così. Proviamo così. Con curva no, con predefinito no, e con dritto neanche meno. Però forse così sì.
Così. Così forse sì. Addirittura con dritto. Perfetto. E uno l'abbiamo fatto perché la fucina non è centrata, quindi non è facile allinearla con gli ingressi dei costruttori. Qui però forse ci ridice bene. Sì, infatti qua ci ridice bene. Oh, è tutto a livello 1 perché le fucine fanno uscire 60 lingotti, i costruttori se pigliano 60 lingotti. Ma se io colorassi e poi prendessi tutto con il click della rotellina, ce l'avrei già colorati. Ah, l'altro è questo qua. Anche qui forse ci ridice bene, dai. Forse il peggio era proprio il primo. Voglio farla troppo presto, eh. No, ancora va bene. Qui mi sa che dovremmo fare così. E così. Con dritto no, a comprare finito, sì. 2, 4, 5, sì, ridice. Ora c'è l'ultimo. L'ultimo tu me vai così. Tu mi giri così. Nastro. E mi sa che faremo come di lì. Tanto dritto. Perfetto. E questi sono i collegamenti diretti. Non me l'ha colorato. Questi sono i collegamenti diretti delle fucine che fanno i lingotti di acciaio ai costruttori che fanno le travi di acciaio. Così ognuno si gestisce il suo e non ci incazziamo con separazioni e unioni. Invece qua dovremo fare l'unione e la separazione dei pani e dei pesci. Separatore. Dovrebbe andare bene al centro, dovrebbe andare bene. Tu mi stai centro-centro, ok. Così. Ah, sono tutti al centro, giustamente i costruttori stanno su una fondazione precisa. Non manca una piastra. Maledizione. Sì, preciso. È lui. Ah, l'ultimo. Non ho fatto l'ultimo, giusto. Così. Cioè, anche andato a prendere le piastre. Ok. I lingotti d'acciaio vengono da qua con un nastro livello 2. Ma che bello, lo fai da solo, ma sei bravissimo. Così. E facciamo tutto a livello 2, va. Senza che mi metta a fare tanti conti. Ah, i conti. No, no, ogni volta che lo dico poi sento subito la coscienza che dici perché non vuoi fare i conti? È un gioco in cui ci sono i conti e ti fai i conti. E in uscita avremo 135 lingotti. Ognuno se ne poccia 27. Quindi 135 meno 27, 108, quindi è ancora livello 2. Meno 27 è 81, quindi sarà livello 2 anche dopo. Meno 27, 54, quindi per gli ultimi basta livello 1. Ok, e i lingotti li abbiamo sistemati. Ora c'è da unire l'uscita dei costruttori, delle travi e dei tubi, ma questo voi risparmio, ci vediamo una volta che abbiamo sistemato anche le uscite per fare i collegamenti delle risorse. Ho portato le risorse che erano un pochino più lontane per il calcare e l'altro carbone qua, dove sono le altre due miniere, quelle che sin dall'inizio avevo battezzato per fare l'acciaio. Allora, questo è il calcare e mi vieni qua.
con la colorazione dell'acciaio. Sì, dell'acciaio, del calcare, scusate. Qui mi serve un altro paletto per il ferro. Nastro livello 2. Sì, vieni dritto. Sì, che sei bravo. E poi, dritto per dritto, portiamo il ferro. Il carbone. Uno mi viaggerà qua. L'altro ho messo un nastro. Purtroppo non sono riuscito a fare quello nano che volevo, ma niente, farà qualche verso strano un po' l'inizio la belt. Alla fine, sin niente di troppo strano, mo fonda bene. Da solo che dici? Da solo fa schifo. Curva? No, 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 no. No, no, no. Qui? Come vieni? Così. Non con curva, ma con dritto. Come vieni? Ma dai. Neanche troppo brutto. Va bene. E quindi qui abbiamo le risorse. Allora, abbiamo tutti i 4 minerali. Il ferro mi entra, sta a vedere quando l'ho fatto entrare dentro. No. Invece potevo farlo entrare qua. Ricambiamo questo. Tra l'altro te non ti avevo colorato, no. In mezzo, ok. Così. Cromato. Ho colorato di sbaglio, niente. Così. Allora, mi arrivi qua. Curva, mi fai la salitella fino a qua. E poi dritto. Entro dentro. Perfetto. Il calcare messo così impiccia impiccia. E io faccio così. Nastro a livello 2. Nastro verticale a livello 2. Me lo giri. Sì, va bene. Ci provo, vediamo che zozza che viene. Dovrei andare più là. Mannaggia. Così. Di colori. Supporto per i nastri. Sarà troppo vicino qua? Può darsi. Probabilmente sì. Con curva come vieni? Oddio. Non è che sia bellissimo, eh. Ma anzi neanche così orribile, sai che c'è. Ma contento per stavolta. Così. Vieni qua. Altro palo per nastri. Curva, vieni qua. Dritto. Entri lì. A posto. Qui. Nastro livello 2. Dritto. Per i lingotti. Che non avevo ancora unito. Stessa cosa di qua. I lingotti non l'avevo uniti. Oh, portiamo quel carbone. Sì. Curva, vieni qua.
così. Dritto. Hai questo carbone, sì. Così. No. Tu sei quello che mi prosegue sotto. Se non c'ho spazio per far girare l'altro. Quindi tu sei quello che mi prosegui sotto. Vediamo se ce la fuoco uno solo. E mi arrivi. Ho messo troppo appiccicato. Mannaggia. E mi vieni. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo se... No, mannaggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genere 6, la misura giusta. No, questo nano. Così. Così. Perfetto. E abbiamo portato anche il carbone. Quindi carbone portato, ferro portato, calcare portato. Ci è rimasto soltanto i collegamenti elettrici, ragazzi. Quindi faccio i collegamenti elettrici e avviamo la base. Allora, ho fatto tutti i collegamenti elettrici e ho messo le ricette tutte al 50% di quello che ci servono. Ora facciamo due conti al volo. Qui mi servono 12,5 minerali di ferro su tutte. 7 per 12,5, no, 6 per 12,5 più quella di centro che sta alla metà della metà, più 7,5 più 7,5, 82,5 di ferro ci servono, quindi famo 83. Giusto? Un attimo, sono rimasto. Sì, sì, effettivamente ci vuole il lumacone, scusate. 6 per 20 più quella di mezzo che fa la metà, quindi sarà 10 più 12. Non so perché ho detto 10. 132 di calcare. Anche su ci vuole il lumaconcino. 132, ora non riusciremo a trasportarli, ne trasportiamo 120. Infatti all'inizio, se vi ricordate, vi ho detto che inizialmente un attimino zoppicherà. 132 un attimino zuppicherà perché questo è il massimo che trasporta 120, ma è proprio con le travi che andremo a sbloccare il livello tecnologico 3 dei nastri, quindi appena ce ne abbiamo un pochino li andiamo subito a sbloccare e la primissima cosa che facciamo è la linea del calcare, così questa riuscirà ad andare finalmente senza intopparsi. Alla fine all'inizio si inghiozzerà un pochino, vabbè, non è un problema, ce lo sappiamo, è solo una questione ovviamente di minuti. Qui invece abbiamo 15 di carbone per le prime 3, 15 per 3, per 3, più le altre 6 invece che andranno poi al 100%, 1, 2, 3, quindi da qui in poi sono 20 di carbone per 6. Sono 165 di carbone, infatti alla fine saranno 330. 165 di carbone, tra parentesi, diviso 2. Questo è il valore di ogni miniera, 82,5. Quindi qui avremo 82,5
Dopo quando ci avremo le miniere livello 2, le belt livello 3, probabilmente ci risparmiamo un lumacone sulle due del carbone con una piccolissima modifica. Ma vediamo, se un lumacone in più alla fine. Non ti è piaciuto? Batte la pesca perché? 82,5. Ok. Ma prima di avviarla devo fare una cosa velocissimissima. Toglimi un po' di monnezza. Allora, questo è rame, no, ma questo è ferro, sì. E tolgo tutte queste belte del ferro che mi stanno in mezzo, così mi riciuccio tutto il minerale del ferro e lo diamo alle fornaci. E anche qua, ok. Alle fonderie, no, alle fornaci. Alle fucine, mannaggia me. Perché sto a fare sta cosa? Uno, perché facciamo prima a tapparle. In questo modo sicuramente si attappano prima. Le riempiamo tutte. Praticamente le riempiamo tutte e due. Me levo un po' di monnezza da in giro. Perché se no tanto quella appena inizio a smontare la base per bene me la ritrovo comunque sul groppone. Sì che ho il trasmutatore uso, ma è vero. Però perché sta la butta via quando potremo anche guadagnarci in termini di tempo per toppasse prima, anche se ce n'ho anche 15 di troppo, ma io lo do alla miniera e c'ho anche un po' di carbone. Poca roba, ma c'ho anche un po' di carbone. Prendete tutto. Però questa volta faremo una cosina differente sull'attoppamento, cioè tolgo un attimino i due nastri verticali che mi portano i lingotti e le travi ai container e facciamo attoppare tutto il complesso insieme. Invece che far toppare linea per linea, andrà all'inizio tutto un po' a singhiozzo, poi alla fine questi di qui si attappano perché non riusciranno più a scaricare i tubi, quindi si attapperanno i lingotti di qui dietro, quindi si attapperà tutto. Alla fine del saldo basta una sola passata e questo è un altro modo per attappare. Questo è un altro modo, un altro sistema che si utilizza per attappare le fabbriche prima di farle partire. Mi ero dimenticato questi due collegamenti. Ok, andiamo a prenderci la corrente che ce l'ho qua giù. Qua. Lo facciamo venire giù qua. E si attacca. Vai. In teoria dovrebbe essere partito tutto. Poi vediamo. Col drone forse riusciamo a vedere i LED, sì. Quello che aveva anche un po' di calcare è subito partita. Faccio i lingotti. Sì. Anche questa è partita. E è partita anche quella del calcare. Perfetto. Ora piano piano inizieranno ad arrivare le risorse. Ma arriverà anche il calcare. Come ho detto, un pochino strozzato. Lui proprio sarà, lavorerà proprio a spada tratta, ma sarà un pochino strozzato, ma piano piano mandiamo a regime anche lui, non vi preoccupate. Ecco i primi lingotti fatti con i primi lingotti di ferro fatti con la ricetta alternativa che non mi ricordo come si chiama, onestamente. È la prima volta che utilizzo questo tipo di ricetta. In tutte le mie partite che ho fatto non avevo mai utilizzato fare lingotti di ferro utilizzando anche il calcare. Lingotti di ferro basilari, ok. Speriamo che a corrente ci stiamo. Consumo massimo 2002, produzione. Siamo ai limiti, eh.
Anzi, li passiamo riducendo. Fortuna ci abbiamo di sopra la centrale a biocarburante che non l'ho mai dismessa. Anzi, ci ho sempre continuato a mettere la roba e ce l'ho anche un po' nell'inventario. Ma ce la vuoi mettere. Che bella carica di biocarburante che qualora ci raggiunge qualche picco ci andrà a coprire la mancanza iniziale. Poi appena ci avremo le travi in maniera seria facciamo il raddoppio della centrale elettrica. Come vedete non ho messo il trasmutatore Awesome perché il trasmutatore Awesome consuma un botto di corrente e quindi volevo provare a evitarlo per il momento. Se messa a tappa inizialmente non funzionava in maniera continua, sempre efficiente, pazienza, poi quando ce lo metto si stapperà, pace all'anima sua, e perché volevo utilizzare un trasmutatore Awesome per tutto, per le travi, per i tubi, per le travi di cemento armato e anche per quelli che saranno le strutture polivalenti, sì, se non mi sbaglio, e i cablaggi automatici. Un unico per tutto quanto, se no puccia una quantità smisurata di corrente. Ed ecco i primi lingotti di acciaio. Questi sono quelli che andranno a fare i tubi. Questi sono i primi lingotti di acciaio che vanno verso i costruttori per fare i tubi. Gli altri, come il collegamento, l'abbiamo fatto punto a punto, cioè ogni fucina che produce i lingotti d'acciaio va al costruttore per le travi. Adesso piano piano si attapperà tutto. Ed ecco, sono partiti anche i primi tubi. Oh, eccoli, eccoli, eccoli. Ah, già si è iniziato un pochino a tappare qui. Perfetto, perfetto. Adesso piano piano si attapperanno le uscite, si attapperanno tutti i nastri e a ritroso si attapperà tutta la linea. Perfetto. Ed ecco che stanno arrivando anche le primissime travi. Questa non è proprio la primissima perché ce ne sono già altre 2 o 3 qua. Però stanno arrivando anche le primissime travi. Perfetto. Tutto funziona bene. E da quello che non è altro che la primissima parte del nostro mega complesso dell'acciaio, direi di salutarci qui ragazzi. Grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione del video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima, ciao!